Buongiorno, oggi ci troviamo a Rocca d'Arcier, sul lago di Corlo, ad Arcier, in provincia di Belluno. Le prime testimonianze storiche relative a una chiesa nell'abitato di Rocca d'Arcier sono tramandate dalle visite vescovili, in particolare quella del 1488 di Pietro Barozzi, vescovo di Padova, da cui ancora dipende il territorio per la giurisdizione ecclesiastica. Questa relazione ci riporta che a quel tempo era già esistente la chiesetta dedicata a San Cassiano. Questa, testimoniata nelle visite pastorali successive, tra il 1674 e il 1683, divenne la parrocchiale di Rocca, dedicata a San Cassiano e Sant'Ippolito, fino all'inaugurazione della nuova dedicata a Sant'Antonio da Padova. La chiesa, diventata insufficiente a causa dell'aumentata popolazione, fu ricostruita a partire dal 1862. Nel 1940 fu ricostruito il campanile in stile romanico, che si vede isolato ai bordi del lago, perché la chiesa del XIX secolo è stata demolita in quanto rientrava nell'invaso artificiale e riedificata tra il 1956-57, in posizione più elevata dove si trova attualmente. Il lago di Corlo, che ha sommerso quasi totalmente l'antico abitato di Rocca, è stato creato con la diga di sbarramento del torrente Cismon, qualche chilometro più avanti, in località Incino, tra il 1950 e il 1957. Il lago ha una lunghezza di 6 km e una larghezza massima di 750 metri. E poco più a sud dell'abitato è attraversato da un caratteristico ponte sospeso con pianale di legno di larice, lungo 93 metri, e che ora attraversa il lago. Fu inaugurato nel 1928, nell'anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, quando ancora il lago non c'era, e fu chiamato il Ponte della Vittoria. Serviva per congiungere più facilmente gli abitati dei Berti e di Fumegai, allora al di là del torrente, e la stretta gola. La creazione del lago artificiale per lo sfruttamento idroelettrico negli anni 50 del secolo scorso ha portato a uno spopolamento della valle e del centro di Rocca, che prima viveva prevalentemente di agricoltura. Per molti si rese necessaria l'emigrazione. Solo negli ultimi decenni Rocca ha trovato una sua attrattività turistica, sia pure modesta, talvolta compromessa dal livello troppo basso delle acque del lago, soprattutto nel periodo estivo. Nell'abitato di Rocca troviamo attualmente un albergo e un paio di campeggi e qualche locale pubblico. Poche centinaia di metri prima dell'accesso al ponte, sul colle, in prossimità del cimitero, in linea con la chiesa nuova, si trovava un piccolo castello medievale. Lo storico Vecellio ha attribuito la prima proprietà del castello alla famiglia Rocca, ramo collaterale dei padovani Campo San Piero. All'inizio del XIII secolo il fortilizio fu acquisito dagli Ezzelini, ma con la loro sconfitta nel 1260 tornò in possesso dei Rocca Campo San Piero nella persona di Salattino. Non lontano dalla fortificazione, alla metà del XIX secolo, furono rinvenute 7 tombe romane con i loro corredi.